sta per iniziare. C'ho il tempo alle 11:18 di fare di notte, di fare un altro video live streaming. Allora, se esiste un'unica, universale e perpetua ragione, cioè secondo la Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, autrice di questo mastodontico volume Iside svelata, che poi in origine era solo un libricino di 80 pagine e poi la società teosofica lo ha ampliato così. Ecco, Iside svelata è uno dei libri che svelerebbero di Elena Petrovna Blavatsky, che in realtà la sapienza è universale. Soprattutto lei prende ad esempio il cabalismo e il cristianesimo. In questa sua possente enciclopedia, che è stata ampliata anche da altri collaboratori teosofici, è veramente un libro che ha 620 pagine, un qualche cosa del genere. Forse compete con il Nuovo Testamento, che ne ha più del Nuovo Testamento, meno del Vecchio. E lei sostiene, come anche molti altri della teosofia, dell'occultismo, che in realtà in ogni epoca, in ogni luogo si sono manifestati culti differenti fin dalla preistoria, ma perché c'è una linea iniziatica di saggi che ha trasmesso la saggezza di generazione in generazione e di luogo in luogo. Quindi in effetti è sempre la stessa perenne religione, e questo può anche andare bene per le religioni preistoriche, del culto della dea madre, del culto della madre terra, ma per religioni più organizzate molti sono scettici al riguardo. Ecco, come sempre vi chiedo di condividere il mio video dopo averlo commentato, per farmi sapere cosa ne pensate dell'argomento, e perché anche altri possano esprimere la loro opinione al riguardo. Quindi mi raccomando, se questo video vi interessa, commentatelo, dategli like, fatemi sapere i vostri pensieri al riguardo e poi condividete quante più volte possibile questo video, in modo che anche altri possano commentarlo, e ciò mi aiuterà a recuperare la monetizzazione del canale, avendo 4000 ore di views finalmente. Allora, secondo Elena Petrovna Blavatsky, eccola qua, in pratica la religione sarebbe perenne, nel senso che durante tutte le varie ere, generazioni, epoche, si sarebbe trasmesso un sapere iniziatico attraverso i vari culti, sempre lo stesso. Cambiava solo l'apparenza dei culti, ma in realtà si tratterebbe delle stesse fonti iniziatiche. Vorrei sapere voi cosa ne pensate. Se come gli antropologi e gli etnologi pensate che invece ogni religione si sia manifestata in un'epoca e in un luogo particolare, perché le persone dovevano soddisfare la loro curiosità e la loro necessità di spiegare i fenomeni del mondo e dell'epoca nella quale vivevano, della società, oppure se, come dicevano i teosofi, c'è stata una trasmissione sapienziale, quindi lineare, degli insegnamenti, per cui si sono fondati in epoche e luoghi distinti vari culti come il cristianesimo, il buddismo, l'induismo, la religione sikh, l'islam, l'ebraesimo, lo shintoismo, il taoismo e altri 7000 che sarebbe largo a enumerare nei 4 continenti, ma che in realtà dietro ogni diffusione ci sarebbe sempre un gruppo di iniziati con i saperi occulti o proibiti. Allora, per affrontare questo tema, a me mi è anche venuto in mente la controparte della religione, cioè a tutti viene in mente, soprattutto oggigiorno, parlando non come nel medioevo, parlando di dio e di religione, dio, parlando di religione viene in mente dio. Invece nel medioevo si pensava molto al suo, diciamo, alter ego, tatan, il diavolo. Si pensava molto al diavolo, eh, alla sua nemesi, alla nemesi di dio, questo omino qua, l'omino che sta laggiù. Il fatto è questo, che così come ci sono
innumerabile serie di divinità, di dei, di spiriti. C'è lo spiritismo, c'è l'animismo, c'è il monismo, ci sono molte forme di adorazione della natura, il panteismo. Ci sono molte forme di religiosità trascendente, metafisica, eccetera, che hanno come meta la congiunzione con dio o con un essere di pura coscienza. Nel mondo ci sono anche migliaia, se non miliardi, di manifestazioni del demonio e di gente posseduta dal demonio, quindi in ogni cultura, non solo le culture occidentali. Per esempio Lilitu o Lilith, quindi ecco un demonio della tradizione taoista cinese. Quindi come dire, un demonio tantrico buddista tibetano del Vajrayana, che poi non sempre in altre civiltà come nel cristianesimo i demoni erano mali, ma maligni, perché nel cristianesimo il demonio, il diavolo è cattivo e si oppone a Dio. Invece, per esempio, nel politeismo greco-romano gli dei erano tanto buoni come che cattivi, dipende da come li pigliavi. Se li pigliavi male ti castigavano, se li pigliavi bene ti aiutavano. Non erano né buoni né cattivi, ma gli dei greci, greco-romani e anche egizi erano al di là del bene e del male, e loro volevano umiliare un essere umano, lo volevano fulminare, Zeus lo fulminava perché gli girava. Se invece lo volevano aiutare diventava un re, un eroe. E quindi anche le divinità tantriche indù e buddiste hanno il loro lato airato, quindi demoniaco diremmo noi, ma perché attraverso quella energia negativa riescono a raggiungere l'illuminazione. Cioè, se tu con l'ira, se tu raggiungi coscienza e consapevolezza della forza della tua ira, in pratica cessi di essere iroso e diventi buono, perché solo se sei cosciente della forza della tua ira puoi attuare con la forza dell'amore. Quelli che sono incoscienti della forza dell'ira continuano a essere accidiosi. Ecco qua un demone indù. Quindi nell'induismo, nel buddismo, i demoni non sono necessariamente cattivi o vengono al mondo per castigare le persone unicamente, ma come nell'antica Grecia, per esempio gli dei degli inferi nell'antica Grecia hanno un ruolo ambivalente, possono essere buoni o possono essere cattivi. Nell'induismo Shiva è il dio della morte, quindi della distruzione, ma anche il dio della rinascita, della rigenerazione, perché non c'è rigenerazione e nascita senza morte. Per esempio gli incendi forestali creano dello spazio nel quale possono nascere piante nuove, che magari saranno più resistenti. E un altro demone indù. Questo rappresentazione popolare della valenza malefica e distruttiva di Shiva, il cui dio si presenta nella sua manifestazione avatara di demonio Raksha, portante nelle mani segni ed oggetti terrificanti come teste mozze, cadaveri, perché Shiva può essere tanto un demonio distruttivo come l'essere della rigenerazione, il dio della rigenerazione. E quindi voglio dire, allora, se c'è una religione, per esempio questo, i bogomili importarono nel paese serbo e bosniaco, nel quale cercarono rifugio dalle persecuzioni,
un deciso dualismo di matrice manichea. Ecco qua dei bogomili. Allora, se c'è una religione universale perenne, vorrei saperlo da voi, ve lo chiedo anche in questo nuovo video, che si è diffusa questa religione universale perenne attraverso tutti i culti locali nelle varie epoche e luoghi, una saggezza che è venuta dall'alto e si è manifestata in tutti i culti religiosi, che attualmente sono più di 7000, ma in passato erano moltissimi di più. E quindi si può parlare che esiste un'unica religione perenne universale, un unico culto perenne universale. Se ciao the Ignis Love Live, come stai? Se secondo voi allora esiste anche una controparte universale, cioè il lato oscuro della religione perenne universale, cioè tutti i vari demoni, tutti i vari demoni che si sono sparsi nelle credenze di tutto il mondo, se non sono interpretazioni locali delle disgrazie, ma magari esiste come un unico ente benevolo che ha ispirato tutte le religioni del mondo, ci dovrà pure essere un unico ente malevolo che ha ispirato il lato oscuro delle religioni di tutto il mondo. Tutto bene, a parte che ieri sera avevo mal di testa, non è stato il caldo ma è stato un vento fastidioso. Tu come stai? E io sto di nuovo che in questi giorni mi si è irritato l'occhio, come puoi guardare. Ogni tanto quando leggo molto va sotto sforzo. Eccolo, vedi? Ecco, infatti sono giorni che non accedo alle reti sociali, che non accendo il computer, ma ogni tanto sì, purtroppo non so che fare. Poi ci ho messo del ghiaccio sopra l'occhio, quindi penso che quello ha peggiorato tutto, ma almeno un live ci scappa con questo cellulare, per fortuna, perché altrimenti sarebbero giorni che non potrei fare nulla, perché fare l'editing con il computer e poi caricarlo è lungo, devi stare a... Comunque ho visto che neanche la tele dovrei guardare, neanche dovrei stare in luoghi molto illuminati. Sì, sto facendo il live con il cellulare, vendrà di bassissima risoluzione. Mi raccomando, se qualcosa di questo video ti è interessato, commentalo e soprattutto condividilo perché altre persone possano commentare i miei live. Ne ho fatto uno prima di live parlando delle elezioni in Venezuela e del futuro che ci aspetta se anche noi optiamo per l'astensionismo politico, perché Nicolás Maduro oggi ho saputo che ha vinto con il 70% dei voti, ma è andato a votare soltanto il 35% dei venezuelani aventi diritto, perché tutti gli altri se ne stanno sfuggendo da Venezuela, stanno emigrando. Se tu guardi il ponte che congiunge Venezuela a Colombia, ci sono decine di migliaia di persone che se ne vanno ogni ora. Potrei aiutarti come fare le live dal pc, guarda tutti i tuoi argomenti, sono sempre interessanti. Sì, sì, ma no, ma c'è una camera del 99, quindi preferisco fare le live dal cellulare, anche se vengono di bassa risoluzione, perché non ho soldi per una webcamera nuova per il pc, e poi il pc è vecchio, magari non ne riconosce l'usb. Però io ho una webcamera che filma peggio del cellulare, che è del 99, del mio primo pc, che era un Pentium terzo. Io mi vorrei comprare una notebook che sta a 1000 euro, però sono disoccupato. Io non vi chiedo, come molti youtubers, denaro per contattarmi in Facebook, in Instagram e in Twitter, che ho degli account. Non vi chiedo del denaro per la PayPal, per questo, per quell'altro, per Hangout. Vi chiedo soltanto di condividere i video che guardate e di commentarli. Beh, io sono rimasto senza webcam, però io ho un computer con la webcam. Eh sì, lo so, ma io ho comprato questo computer che è un dual core duo e che veniva con un monitor della Samsung che non ha webcamera. Allora, ripeto l'argomento.
caro il mio amico The Giganis Love Live, cosa ne pensi? Magari dovrai rivedere parte del video perché ormai sono trascorsi quasi 16 minuti. Se è vero che c'è una religione universale perenne che, come sosteneva la Elena Petrovna Blavatsky, è stata ispirata lungo l'arco della storia dell'umanità nelle varie ere da dei saggi iniziati, e si è manifestata questa religione perenne e universale attraverso tutti i vari culti e religioni, cosa che io non credo. Credo che tutte le religioni siano sorte in luoghi e tempi precisi per soddisfare le esigenze degli esseri umani, di comprendere il mondo e la loro società. Se fosse se fossi infermiere ti aiuterei a guarire il tuo occhio. Ah, grazie. Allora ti dicevo di Giganis Love Live, aiutami invece a denucleare questo argomento. Se ritieni, come sosteneva Elena Petrovna Blavatsky, che esista una religione universale perenne che ha ispirato durante tutta la storia dell'umanità i vari culti dalla preistoria ad oggi, e invece di essere tutti i vari culti dell'umanità sorti in luoghi e tempi differenti perché fatti da popoli differenti per soddisfare religioni, cioè necessità di comprendere il mondo e la società della loro epoca. Quindi se ritieni che esiste una religione universale perenne, oggigiorno si parla sempre di Dio associato alla religione, ma nel medioevo cristiano si parlava più che altro della sua nemesi, del diavolo. Eccolo qua, il diavoletto. E ho fatto vedere prima come le varie culture, tutte le culture abbiano avuto i loro diavoli, i loro demoni. Per esempio nella cultura cinese taoista, il demonio. Allora esiste anche un male supremo che ha ispirato lungo la storia dell'umanità i vari mali, oppure no? Perché la gente accetta l'idea. Freddy Krueger 5000, buonasera, buonasera Freddy Krueger. Ah, bene, benissimo, grazie per The Giganil Love Live, per avermi mandato gente. Allora, secondo voi esiste anche un male assoluto, Freddy Krueger, oltre a un bene assoluto? Dicevo che per i fautori della dottrina della religione universale perenne come Blavatsky, ci sarebbe stato sempre durante il corso dell'umanità sin dalla preistoria un gruppo di iniziati che hanno ispirato l'evoluzione della dottrina segreta perenne universale attraverso i vari culti che sono sorti, e quindi che tutte le religioni siano manifestazioni di una dottrina segreta, che ci sarebbe soltanto un'unica dottrina nel mondo, e tutte le religioni sin dalla preistoria, dall'antico Egitto, Grecia, Roma, il cristianesimo, il buddismo, l'ebraismo, l'islam, il taoismo e altre 7000 che ci sono attualmente per il mondo, sarebbero in realtà emanazioni di un'unica dottrina perenne, eterna ed universale. Io non credo. Io credo che ogni religione sia l'invenzione di un popolo per spiegare i fenomeni della loro epoca e i fenomeni mondani. Però se fosse vera questa teoria, allora che dire del male, del demonio? Perché è vero che ci sono dei culti demoniaci, allora che sarebbe vero che è anche vero che ci sarebbe una nemesi di questi saggi che hanno ispirato il bene nel mondo attraverso i culti religiosi, ma che in realtà si tratterebbe di una dottrina evoluzionistica perenne, universale ed eterna. Allora ci sarebbe anche una congrega di maestri del male che durante tutta la storia dell'umanità hanno ispirato
attraverso dottrine demoniache in tutte le epoche, in tutti i luoghi del mondo, perché si fondassero delle congreghe di satanisti e di gente volta al sacrificio umano, volta al male, perché oggigiorno si tende a pensare alla religione in termini di buono, di bene assoluto, di dio, eppure ci si tralascia l'ombra della religione, cioè anche le religioni che non sono antropomorfe, che non si immaginano dio a immagine e somiglianza dell'uomo, credono che ci sia un lato negativo nella natura. Allora come dire, quindi ci dovrebbe anche essere una religione perenne, eterna e universale del male. Vorrei sapere questo da voi. Cosa ne pensate? Lasciatelo nei commentari, soprattutto di questo video, quando avrò finito di fare il live, ma lasciatelo anche nei commentari del canale, perché è uno spazio di discussione che nessuno utilizza. E poi ci sono molti youtubers che io seguo, ma che probabilmente non guardano i miei video. Allora mi hanno consigliato di guardare qualche loro video, di ascoltarne le argomentazioni e di rispondergli in un live. Io faccio il live perché, come ho spiegato prima, mi è di nuovo venuto rossore all'occhio perché leggo molto. Allora non posso stare davanti al computer, già sto facendo uno sforzo a fare il live con il cellulare, ma se guardo la tele mi si irrita l'occhio. Adesso sto con l'illuminazione nella stanza e quindi mi sto sforzando la vista. Fra poco è mezzanotte, mancano quasi 20 minuti alla mezzanotte. Verrei a casa tua se fossi vicino. Grazie degli Igenis Love Live. Io comunque con questo ho chiuso perché ho già dibattuto i lineamenti di questo breve live, che poi è un live che è durato 22 minuti per quest'ora, che è le 11:40. Caspita, eppure troppo. Se esiste un bene assoluto in pratica che ha ispirato le religioni in tutte le epoche e in tutti i luoghi del mondo, esistirà un male assoluto che ha ispirato tutti i culti demoniaci, satanici, sacrileghi, blasfemi, eh, tutte le abominazioni del mondo in tutte le epoche, in tutti i luoghi? Esistirà un male assoluto oltre un bene assoluto? Esiste un male assoluto oltre un bene assoluto? Un bene assoluto ha ispirato tutti i culti del mondo che sono esistiti, che esistono e che esisteranno, o sono manifestazioni separate dell'ingegno delle persone? Esiste un solo culto salvifico o sono tutti i culti salvifici? E poi c'è della luce nelle tenebre? Anche i culti cosiddetti satanici c'hanno della conoscenza salvifuga? E c'è del male nei culti cosiddetti benefici, come possiamo vedere per esempio da tutti i casi di pedofilia e pederastia dei sacerdoti cattolici? Non so dove una curia nazionale, non so se in Messico o in Cile, una curia, non so se di una città o di uno stato latinoamericano, ha rassentato le dimissioni, ha presentato le dimissioni. Una conferenza episcopale, e come dire che la conferenza episcopale di Torino si dimette perché ci sono stati troppi casi di pedofilia. Questo è successo in uno stato di latinoamericano. Un'intera conferenza episcopale di una città o di uno stato si è dimessa per casi di pedopornografia all'interno della Chiesa cattolica. Credo che sia stato in Cile, non ne sono sicuro. Quindi ci può essere del male, dell'oscurità dove ci dovrebbe essere della luce, dove c'è della luce, e ci può essere del bene e della luce dove ci dovrebbe essere solo oscurità. Vi lascio con questo interrogante
vi suggerirò forse domani, dopodomani, stanotte no, perché già si sta a fare tardi, e poi dovrei editare le informazioni di questo e del precedente live che ho fatto prima. Vi invito a guardare circa le elezioni in Venezuela e il futuro che ci potrebbe aspettare in Italia. Prima vi invito a guardare questi due live, però le informazioni di questi due live, la descrizione, i tag eccetera, le editerò domani, perché già adesso non dormo io a mezzanotte, dormo, se no mi sveglio tardi. Allora volevo sapere, prima che se mi tagli di nuovo il wifi per altri 20 minuti come è successo nel mio primo live che ho fatto prima, sono già stanco, già faccio cileca. Come potete vedere c'è un taglio di capelli nuovo e un taglio di stagione, perché li stavo tenendo larghi ma ormai non ce la facevo più. Vorrei che voi mi commentaste sotto questo video se esiste un bene assoluto, se ha ispirato tutte le religioni del mondo o se le religioni del mondo non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, e se esiste un male assoluto che ispira tutto il male nel mondo interpretato dalle religioni in maniera differente. Poi se ci può essere della luce nel buio e del buio nella luce, del bene nel male, nel male del bene, come credono i taoisti. E poi mi raccomando, condividete questo video, commentatelo quando potrete, che io lo finisco, in modo che anche altri possano commentarlo, condividerlo, e così mi aiuterete a raggiungere di nuovo la monetizzazione del canale, perché devo avere 4000 ore, ne ho 2600 da gennaio. degli Higgins Love Live, ti saluto. Dopo, se posso, ti condivido il canale così la gente si iscriva al tuo canale. Anch'io farò un taglio di capelli perché mi piace cambiare il look. Bene, The Higgins Love Live, grazie per condividere il mio canale. Grazie soprattutto se condividi i video, in modo che la gente possa commentare a quello che dico. E mi raccomando, quando commenti perdono, quando condividi il mio canale e i miei video, di loro che quelli a cui va la condivisione devono condividere a loro volta. Ah, grazie dei Gigenis Love Live, anzi lo faccio subito. Ah, e poi nel commentare i miei video, inventati un hashtag del tipo guardo Santen Chan, oppure anch'io guardo Santen Chan. Quindi ai commentari che fai ai miei video e ai commentari che tutti voi farete ai miei video, se mi volete aiutare, mettete hashtag Santen-chan e poi hashtag anch'io guardo Santen-chan, anch'io senza apostrofo, oppure o anche hashtag guardo Santen-chan. Però nel commentario potete mettere hashtag Santen-chan, hashtag guardo Santen-chan e hashtag anch'io guardo Santen-chan senza apostrofo. Allora, degli Higgins Love Live, grazie per avermi seguito, grazie per i commentari che mi dedicherai. Saluto Alessandro Arcangeli, avrei tante altre persone da salutare, come il mio amico Claudio Wolf, Claudio Show, Claudio Radio Show. Figurati, è sempre un piacere degli Higgins Love Live. Bene, non vorrei essere ridondante. Domani, dopodomani metterò qua nell'angolo a destra i miei video che vi consiglio preferiti, che sono fra i più visti. Poi nei riquadri troverete le anteprime sempre dei 4 video più visti. Mi raccomando, guardateli, commentateli, condivideteli e se potete guardate quanti più video miei possibili, fra gli ultimi, fra i primi, ma anche nella lista di riproduzione dei video
ci sono quelli più visti. Ecco, mi raccomando, guardate i miei video più visti, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate, e quanti più video guardate meglio è di quelli più visti, e poi dategli like se vi piacciono e condivideteli in modo che anche altri possano commentarli oltre che guardarli, e poi consigliate alle persone alle quali condividete i miei video di guardarli, commentarli e condivideteli, e condividerli a loro volta, in modo che si faccia una catena. Voglio ottenere, assieme a tutte e tutti voi, grazie all'aiuto di tutte e tutti voi, un effetto virale dei miei video, altrimenti non raggiungerò mai le 4000 ore di visuals e YouTube non mi paga il denaro che mi deve, che è una cosa assurda. Già mi devono del denaro, non mi pagano perché non ho le visuals. Se potete iscrivetevi al canale, azionate la campanella. Io non vi chiedo del denaro, non vi chiedo di caricare la mia PayPal, non vi chiedo, potete contattarmi gratuitamente nelle mie reti sociali di Instagram, Facebook, Twitter. Non vi chiedo denaro, vi chiedo solo visuals, likes e commentari, e di condividere. Quindi con questo è tutto. Mi sono già ripetuto molte volte perché sono stanco, mancano 11 minuti a mezzanotte, sto facendo un tour de force. Prima ho dovuto lottare molto con il wifi che non decollava perché nel mio precedente live, poi ho deciso che era troppo e poi non ho resistito e ho voluto parlare di questo fatto. E mi è rimasto ancora un tema in canna di fucile, che, visto che stiamo parlando tanto di religioni perenni e universali, tanto quella positiva come quella del diavolo, allora io ho pensato bene di parlare, lo farò in un prossimo video, dell'idioma universale esperanto, perché se c'è una religiosità universale che ha ispirato tutti i culti, ci deve essere un idioma universale. Il Ricotaro che sognava. Ciao Ricotaro che sognava, come stai? Mi spiace lasciarti in questo momento. Ho parlato, che se esiste un bene assoluto che ha ispirato tutte le religioni, deve esistere anche un male assoluto che ispira tutti i culti nefasti. Però ti devo lasciare, mi raccomando, guardati il video, commentalo, dagli like se ti piace e poi condividilo, e di alle persone alle quali lo hai condiviso di commentarlo, condividerlo e dargli like. Ciao, mi spiace che adesso ti devo lasciare, Ricotaro che sognava, ma è troppo tardi.